Benvenuti o bentornati su Minis Attack. Quest'oggi andremo a vedere come creare una basetta con effetto marmo per le nostre miniature. Come prima cosa prenderemo la nostra basetta e attraverso l'utilizzo di una limetta, quelle classiche per unghie, cercheremo di andare a togliere e raschiare tutto quello che è la parte ruvida, diciamo, appunto della nostra basetta. Dopo aver creato un gran polverone, dovremo riuscire ad ottenere un risultato di questo tipo, quindi abbastanza liscio per poterci lavorare. Attraverso quindi l'utilizzo di un taglierino ed una squadra, cercheremo di andare a creare quelle che sono le interconnessioni delle eventuali mattonelle di marmo, appunto. Cercheremo quindi di fare due linee perpendicolari in modo tale da visualizzare nella nostra basetta l'interconnessione di 4 mattonelle. A questo punto cerchiamo di ripassare un po' le linee in modo che il solco diventi leggermente più profondo prima di passare a uno step successivo. Una volta arrivati a questo punto, cercheremo di prendere le nostre tronchesine e segnare lungo le linee guida che abbiamo preparato a 45 gradi un solco leggermente più profondo. La cosa fondamentale che dobbiamo fare in questo passaggio è tagliare le mattonelle a 45 gradi lungo i bordi, in modo tale da ottenere sia da una parte che dall'altra il classico incastro o collegamento, diciamo, tra una mattonella e l'altra nel marmo, quindi un effetto a 90 gradi. Nel prossimo step quello che dobbiamo andare a fare è andare a primerare attraverso un nero la nostra basetta. Io utilizzo un primer della Vallejo Mecha Primer, mi trovo molto bene. Andremo magari a diluirlo un po' con del thinner apposito e attraverso l'aerografo andiamo a ricoprire l'intera basetta. Come vedete il pennello si è sentito abbandonato e ha provato a inserirsi nella scena. A questo punto dovremo prendere una di quelle salviettine umidificate, ad esempio c'è un noto brand per l'igiene, diciamo, dei più piccoli, e andremo ad aprire tutte le maglie in questo modo. La cosa importante è cercare di farlo nella maniera più irregolare possibile, quindi molto casuale, e poi lasciare seccare per qualche minuto la salviettina.
Una volta pronti dovremo avvolgere la nostra basetta con la salviettina in modo tale da ottenere all'incirca un risultato di questo tipo, una sorta di ragnatela sopra alla basetta, e cercare di fissare il più possibile la parte inferiore. In questo caso io vado ad utilizzare il Retributor Armor miscelato con un po' di thinner per andare a creare quelle che sono le venature del nostro marmo, ma è possibile utilizzare qualsiasi tipo di colore, ad esempio il verde o il grigio o l'azzurro. Ovviamente la maschera che abbiamo creato con la nostra salviettina andrà a fare sì che il colore oro vada ad applicarsi solamente dove ci sono i fori. Aspettiamo di essere sicuri che il colore sia asciutto, dopodiché apriamo ancora un po' di più le maglie della nostra maschera creata in precedenza e andremo a applicare ad aerografo un bianco. In questo caso io utilizzo il Vallejo Mecha Primer bianco miscelato con un po' di thinner. Una volta certi che il colore si sia completamente asciugato, andremo a rimuovere la maschera di salviettina che abbiamo creato e dovremo aver ottenuto un risultato di questo tipo. Probabilmente ci sarà ancora qualche filetto attaccato, non vi preoccupate, lo si va a rimuovere attraverso un pennellino in dry brush oppure anche i più grossi con le dita. Il passaggio successivo dovremo andare con il nostro amatissimo Nun Oil a riempire quelle che sono le zone d'ombra che si vanno ad creare tra le 4 mattonelle. Una volta terminato questo passaggio dovremo aver ottenuto un effetto di questo tipo.
Come ultimo step andiamo attraverso l'Abaddon Black, che è uno dei neri più comprenti che ci sono, a ripassare tutto il bordo e il contorno della nostra basetta. Ed ecco terminata la nostra basetta di marmo con pochi semplici passaggi. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale, mettere un like, condividere. Per il resto un caro saluto da Minis Attack.